Oggi voglio parlarti di una nuova scheda audio. Mi rendo conto che in questo periodo stiamo parlando veramente di tantissime schede audio, però è un periodo in cui ne vengono prodotte tanti modelli nuovi. Ma oggi siamo qui per parlare di un marchio che forse non hai mai sentito, soprattutto se ti occupi di podcast, perché è un marchio molto importante a livello internazionale per prodotti di altissimo livello, quindi di altissima qualità e quindi costi molto elevati. Ma te ne voglio parlare perché? Non perché voglio farti spendere 50.000 euro per un banco mixer, ma perché questo marchio, ovvero Neve, Rupert Neve, è entrato nel mercato dell'home studio con una scheda audio molto interessante che si chiama 88M. Iniziamo a vederla. Allora, siamo adesso sul sito di Neve, Rupert Neve. Come puoi vedere, questa scatoletta nera meravigliosa è il nuovo prodotto, ovvero la 88M. Andiamo a capire che cos'è questa nuova scheda, quali sono le caratteristiche, come suona e se è il caso o meno di comprarla. Ma su questo però ho un appunto che ti farò alla fine di questo video. Allora, proviamo a vedere un po' il sito, questa pagina. Allora, questa scheda molto piccolina ha fondamentalmente sul lato anteriore due ingressi che possono essere sia microfonici che di linea. Infatti puoi vedere che c'è la 48 volt su entrambi i canali, c'è appunto la spia che si accende quando il canale è attivo, e poi sceglie tra microfono, linea e DI, quindi per uno strumento musicale, e questo è il volume. Entrambi i canali sono identici, ok, canale 1 e canale 2. Sul lato destro di questa scheda puoi vedere che c'è appunto un manopolone rosso, monitor level, ovvero puoi aggiustare il volume delle casse che puoi collegare nel pannello posteriore della scheda. In alto invece abbiamo una manopolina grigia che puoi sia premere che ruotare. Nel momento in cui la ruoti è il volume, quindi il volume delle cuffie. Come puoi vedere, se la premi passi da un audio diretto stereo, un audio mix stereo, un audio DAW, quindi quello che proviene dal tuo computer, dalla Digital Audio Workstation, oppure premendo ancora un mix mono. Ecco, quindi puoi scegliere cosa ascoltare in cuffia. E lo ascolti appunto in cuffia ruotando il manopolino grigio. Hai una sola uscita cuffia. Ok, che cosa abbiamo nel pannello posteriore? Abbiamo innanzitutto l'uscita monitor, quindi left e right, quella appunto che si comanda dal manopolone rosso che ti ho fatto vedere prima nel pannello anteriore. In alto qui abbiamo canale 1, canale 2, send e return. Quindi possiamo collegare a questa scheda audio su entrambi i canali dell'outboard esterno, ovvero dei preamplificatori, dei compressori, degli equalizzatori, insomma tutto quello che ci pare, appunto possiamo collegarlo nel canale in modo da averne un controllo migliore. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo, cosa molto interessante, ADAT, quindi in e out, quindi possiamo collegare altri 8 ingressi e altre 8 uscite per un totale quindi di 10 ingressi e 10 uscite, e abbiamo una porta USB, quindi questa scheda si alimenta con una porta USB. La cosa che mi sorprende però è questa porta USB, perché non è una porta USB-C. Ecco, secondo me una scheda che viene presentata in questi giorni al NAMM 2022 in America, e che quindi tu probabilmente starai guardando questo video con 2 o 3 giorni di ritardo rispetto a quando è stata presentata questa scheda, ecco, non vedere una porta USB-C fa veramente strano. Questo cavo qui è il vecchio cavo delle stampanti, il vecchio cavo, anche qualche microfono tipo il Neewer NV800, 8000, insomma quello lì USB ha questo tipo di cavo. E io dovrei avere ancora un cavo di questo perché per una vecchia stampante ce l'ho ancora conservato lì in mezzo a tutti i cavi, e poi ce n'ho uno proprio per il Neewer che ho comprato con questo attacco qui, e dall'altro lato però USB-C per connetterlo più facilmente al Mac. Che dire, è un cavo un po' strano perché, ti aspetti direttamente un cavo USB-C. Comunque, non so perché l'hanno fatto. Allora, che cosa dire di questa scheda? Qui ci sono le caratteristiche sul sito. La cosa che più mi interessa farti notare è questo, che i preamplificatori che ci sono dentro questa console sono i Mariner. Ora non vorrei sbagliare la pronuncia, Mariner, ok? Che sono i preamplificatori delle console, dei mixer più grandi della Neve, mixer che costano cifre
che non è meglio che tu non sappia. E quindi se è vero che ci sono questo tipo di preamplificatori all'interno di questa scheda diventa molto 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 interessante, perché tu hai in piccolissimo una scheda che suona da paura. Poi ha uscita cuffia, qui dice che riesce a pilotare, che riesce a pilotare qualunque tipo di cuffia, quindi non dovresti avere problemi di impedenze. Ci sono l'ingresso e uscita ADAT, quindi insomma, che dire, latency free, vabbè, ce l'hanno tutte quante. Poi dice USB 3 bus powered, quindi probabilmente da un lato è quello USB assurdo, dall'altro lato è USB-C, insomma USB 3, non lo so che cavo, perché non fa vedere il contenuto della confezione. Non sono riuscito a vedere da nessuna parte al momento che tipo di cavo ha. Comunque vabbè, se è quello il cavo è quello, insomma non è che ci possiamo far molto. Vale la pena acquistare questa scheda audio per far podcast? Allora, la risposta non è facile. Perché? Perché questa scheda audio io non l'ho ancora provata, ma sono più che convinto che suona veramente veramente bene. Quindi è come se tu elevassi al massimo le potenzialità della tua scheda audio, come se avessi la scheda audio definitiva, cioè oltre questa in casa non credo tu possa andare. Forse sicuramente per chi sta iniziando è un po' troppo, ma tu dici: perché mi stai dicendo questo? Perché ti voglio far vedere adesso il prezzo. Il prezzo è questo, 1.266. Forse ti aspettavi qualcosa intorno ai 400-500 euro, 600 euro. No, 1.266. Anch'io quando ho visto il prezzo sono rimasto un po'... Certo, Neve non è M-Audio, non è Behringer, non è neanche Universal Audio, voglio dire, è un livello molto 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 più alto. Quindi sicuramente 1.266 è un prezzo che può spaventare, ma forse relativamente al prodotto, se riusciamo a compararlo col prodotto, probabilmente non è neanche un prezzo troppo elevato. Se questa diventa la scheda audio definitiva, è un investimento che fai una volta e te la tieni per sempre, perché è una scheda che suona meglio di questa, diciamo, è difficile poi da trovare per un utilizzo domestico. Probabilmente per te che stai iniziando a fare podcast adesso è troppo, a meno che tu non c'è un mare di soldi da voler investire, e ci può stare, e va bene così, probabilmente è troppo. Però ti volevo far notare come anche grossi marchi come la Neve stanno entrando dentro un mercato che è quello domestico, dell'home studio, sia in stanza, quindi a casa, sia un piccolo studietto di registrazione, perché hanno capito che tantissimi stanno producendo da soli, quindi non solo in termini di podcast, ma anche in termini di registrazione voce e chitarra, insomma quello che sia, perché qui hai 2 canali. Ecco, credo che questo è un segnale molto importante, perché i prodotti stanno diventando sempre più interessanti anche per noi che produciamo nel nostro piccolo studietto domestico. Quindi che dire, vale la pena comprarla? Allora, se ce le hai, assolutamente sì. Vendi la tua scheda audio attuale, prova a recuperarci quello che puoi, comprati questo e hai risolto. Se non hai tutti quei soldi, non farti proprio il problema, perché tanto non ne vale la pena. Io la comprerò? Allora, non nell'immediato perché ho comprato proprio ieri sera un'altra cosa, non ti voglio dire ancora che cos'è, e proprio per farti la review sul canale, quindi può essere una cosa interessante. Sicuramente niente a che vedere con questo, è una qualità infinitamente più bassa, ci mancherebbe. Quindi non lo comprerò nell'immediato, però non ti nascondo che la tentazione di vendere la mia SSL, vendere altre cose che ho e prendere questa e tenerla come scheda audio definitiva in modo da alzare il livello audio tantissimo, non ti nascondo che mi affascina parecchio. Non lo farò nell'immediato, ti dico la verità, è una cifra, insomma, adesso non è proprio il momento. Bene, che dire, spero di averti fatto scoprire una nuova scheda audio, magari anche un brand che non conoscevi, ed è bello, credimi, andare sul sito di Neve e fantasticare su tutti i banchi mixer, su tutti i preamplificatori, su tutte le cose che hanno, è veramente bellissimo fantasticare, quindi magari se ti va fammi compagnia, perché
io ci passo spesso un po' di tempo su quel sito. Niente, quindi se hai domande su questa scheda, io non l'ho provata ovviamente, quindi non posso risponderti sulla qualità del suono. Ho sentito qualcosa, qualche video, e devo dirti che sinceramente sembra essere veramente una scheda di altissimo livello. Quindi, che dire, fammi sapere se hai in mente di comprarla, se la metti nella wishlist, se invece pensi che sia un budget troppo elevato per te che fai podcast. Insomma, aspetto i tuoi commenti nel video, ok? Grazie, a presto, ciao!